Ciao a tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo I misteri della Sibilla. Trovate i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo, nel caso dovesse piacervi. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, direi che possiamo entrare nel vivo della puntata con l'analisi dei 4 9. La prima sibilla che andremo ad analizzare è il 9 di cuori, dal titolo Fedeltà. L'immagine che vedete qui a fianco coglie il momento in cui un cane porta al suo padrone la preda cacciata. Tutto questo è il simbolo di un forte legame e di fiducia assoluta. I significati principali della carta sono fedeltà, sicurezza, stabilità, protezione. Come si può intuire, gli aspetti al dritto di questa sibilla riguardano tutti gli aspetti legati alla lealtà e alla sicurezza di potersi fidare di qualcuno o dell'arrivo di buoni risultati in tutti gli ambiti della vita. In genere può annunciare eventi positivi o ritrovare la serenità col superamento delle difficoltà. Nella vita sentimentale per le coppie c'è felicità, fedeltà e pieno accordo, mentre i single sono sereni con se stessi e fiduciosi per il futuro. E infatti con questa carta si può anche incontrare una persona interessante. In amicizia e nel lavoro l'uscita della sibilla fedeltà è molto favorevole perché oltre a indicare realizzazione e riconoscimenti può essere anche indice di aiuto e stabilità economica. A volte può riferirsi ad un lato del carattere nostro o di qualcuno intorno a noi, una persona affidabile, protettiva e fedele alle proprie idee. Gli aspetti con la carta al rovescio in ambito negativo di un metodo sono la mancanza di fiducia, supporto e interesse. In genere può indicare un momento di indecisione e turbamento. In amore e nelle relazioni di amicizia, familiari o nel lavoro possono esserci infedeltà, incomprensioni, litigi, mancate promesse e atteggiamenti scorretti. In ambito economico c'è instabilità, alcune difficoltà possono essere causate dalla mancanza di opportunità o per la presenza di debiti e spese eccessive da sostenere, oppure non si ha la volontà e la forza di impegnarsi costantemente in un progetto. La fedeltà corrisponde al 9 di cuori, che significa fiducia in se stessi e negli altri, crescita e sviluppo di progetti sia lavorativi che sentimentali. Può rappresentare anche la possibilità di viaggiare. I tempi di realizzazione coprono un periodo dall'8 al 14 ottobre. La carta consiglia di essere fedeli a se stessi e alle proprie idee. Inoltre bisogna mantenere l'equilibrio nel chiedere e offrire aiuto e sicurezza. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è il 9 di quadri dal titolo Delirante. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta un uomo affacciato alla finestra di una casa fatiscente. Il suo atteggiamento con le braccia incrociate e colto nel momento in cui sembra fare la linguaccia ai passanti mostra indolenza e chiusura a tutto ciò che lo circonda. I significati principali della carta sono incoerenza, confusione, trasgressione, indifferenza. Gli aspetti al dritto di questa sibilla vanno a caratterizzare atteggiamenti di irresponsabilità ed esagerazione in tutti gli ambiti della vita, ma soprattutto nelle relazioni. A causa di incoerenza, atteggiamenti esagerati, sopravvalutazione di se stessi, mancanza di controllo delle proprie emozioni, la comparsa di questa sibilla nella lettura porta disaccordo con amici e parenti, indifferenza o desiderio di trasgressione in amore, sia per le coppie che per i single. Per tutte le questioni pratiche c'è inconcludenza nel lavoro, nello studio e nei progetti in genere. Appuntamenti mancati e promesse non mantenute. Inoltre porta agitazione ed irrequietezza a causa di notizie ed eventi spiacevoli. In positivo può significare un'idea folle ma geniale, avere un forte intuito e la capacità di liberarsi facilmente di situazioni pesanti. Infine può significare proposte, feste o incontri all'insegna della trasgressione.
Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo indicano un momento di forte confusione e incapacità di prendere decisioni corrette. Tutti i significati già esposti vengono amplificati. L'ansia, l'incoerenza e gli atteggiamenti negativi possono portare ad allontanamento delle persone più care e rotture di rapporti d'amore. In genere qualsiasi cosa si sta facendo non si arriva a nulla di concreto, ci sono errori di valutazione, incomprensioni, visione distorta delle cose. Le spese sono eccessive, lo stress è molto alto e ci sono degli imprevisti difficili da gestire. Il delirante corrisponde al 9 di quadri, che spesso porta a un periodo di cambiamenti improvvisi in vari ambiti della vita. Con le carte vicine si potrà capire se il cambiamento porterà ad una splendida rinascita o all'aumento delle difficoltà. I tempi di realizzazione si riferiscono al mese di settembre e in particolare dall'8 al 14. La carta consiglia di ascoltare il proprio intuito. A volte un briciolo di follia può essere più utile della fredda logica e può aiutare a cogliere le migliori occasioni. La terza sibilla che andremo ad analizzare è il 9 di fiori dal titolo Allegria. La scena rappresentata nell'immagine che vedete qui a fianco vede tre giovani seduti intorno ad una tavola imbandita che bevono e chiacchierano felici. Molti elementi, tra i quali l'atto di bere, la giacca non appesa ma tenuta in vita da uno dei giovani, mostrano un bel momento di svago dove si assaporano le semplici gioie della vita, ma che presto tutto finirà da un momento all'altro. I significati principali della carta sono un momento gioioso, svago, soddisfazione. Gli aspetti al dritto della sibilla allegria si riferiscono all'arrivo di eventi positivi e gioiosi che offrono la possibilità di vivere un momento passeggero o duraturo, e questo lo diranno le carte vicine, di felicità e spensieratezza. In amore indica stabilità affettiva per le coppie, mentre per i single mostra una vita sociale attiva con nuove conoscenze, un colpo di fulmine e avventure. In ambito lavorativo e finanziario annuncia soddisfazioni, eventi fortunati, il raggiungimento di un obiettivo, buone notizie in arrivo e alcune volte anche una vincita al gioco. Altri significati della carta indicano momenti di festa dove si beve molto per divertimento o per dimenticare qualcosa. La scritta vincita al gioco nella didascalia personalmente la prendo in considerazione in senso metaforico, come vincita al gioco della vita con eventi felici e soddisfazionanti da festeggiare. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo possono portare momenti di gioia, anche intensi, ma troppo brevi. Alcuni risultati positivi si otterranno solo a costo di tanto impegno e sacrificio. Altri significati riguardano gli eccessi e l'esagerazione, come la trascuratezza, la pigrizia, la confusione, la disorganizzazione e la sregolatezza. Nel lavoro e nelle finanze ci sono difficoltà e ostacoli, le spese sono eccessive e in genere c'è perdita di fiducia ed entusiasmo, soprattutto negli altri e nei nuovi progetti. L'allegria corrisponde al 9 di fiori, che porta ad ottenere risultati e soddisfazioni ma a lungo termine. Si dovrà avere tanta pazienza, riflettere e pianificare con cura ogni passo da fare. I tempi di realizzazione di questa sibilla vanno dall'8 al 14 agosto. La carta consiglia di affrontare ogni cosa, soprattutto le situazioni più complesse, con fiducia e speranza e un bel sorriso. Infatti questa sibilla potrebbe dire: sorridi che la vita ti sorride. La quarta ed ultima sibilla di questa puntata è il 9 di picche dal titolo Prigione. L'immagine che vedete qui a fianco raffigura un uomo incatenato ad un muro, probabilmente in un luogo isolato dove nessuno può sentire la sua sofferenza e nessuno può aiutarlo. La scena è simbolo di chiusura e di qualcosa di cui sarà difficile liberarsi. I significati principali della carta sono isolamento, blocco, preoccupazione, punizione. Gli aspetti al dritto della carta indicano in generale un periodo difficile a causa di situazioni bloccate e preoccupazioni dalle quali è possibile liberarsi ma a costo di tanto impegno e fatica.
Nelle relazioni può portare un momento di solitudine forzata, separazioni o rotture, ma anche un allontanamento volontario. A livello interiore e personale denota un blocco emotivo, depressione, eccessivi scrupoli o senso di colpa per errori compiuti o malattia. Nel lavoro indica uno stato di impotenza, irrealizzazione di progetti, insoddisfazione e mancati guadagni. Come indicato dal nome della carta, in base alle carte vicine potrebbe significare anche un arresto, oppure la presenza di dispute familiari e lavorative che sfociano in denunce e processi. Gli aspetti con la carta al rovescio riguardano un periodo di riflessione e chiarimento. In genere sono comunque negativi, ma spesso assumono significati meno forti. Questo perché al dritto la carta parla più spesso di situazioni subite, mentre al rovescio queste situazioni e le relative conseguenze dipendono più dalla volontà e dagli errori commessi. In qualsiasi caso si avrà la possibilità di migliorare la propria vita o liberarsi di un fardello, ma a caro prezzo, come la scelta di chiudere una relazione o lasciare un lavoro frustrante. A volte una situazione che nel presente può sembrare molto difficile e sfavorevole troverà nel tempo il suo risvolto positivo. La prigione corrisponde al 9 di picche, che rivela la sua natura negativa con eventi molto difficili da superare e che spesso prevedono la reclusione, la malattia e nella peggiore delle ipotesi la morte. I tempi di realizzazione coprono un periodo dall'8 al 14 novembre. La carta consiglia di andare a fondo dei blocchi, soprattutto quelli interiori. Riconoscere un problema o di aver commesso un errore aiuterà ad affrontare tutto al meglio e superare ogni cosa. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera l'esibile di cui abbiamo appena parlato, in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!